In questo video voglio condividere con te 10 consigli per condurre un'intervista degna di questo nome per il tuo podcast e il tuo canale YouTube. Uno dei migliori modi per creare contenuti online è intervistare qualcuno. Una persona però che il tuo pubblico conosca e che apprezzi e che abbia anche contenuti di valore da portare ovviamente nel tuo show, ma soprattutto che sappia parlare davanti a un microfono e una videocamera. E questo non è affatto scontato. Le interviste sono estremamente vantaggiose perché ti consentono di generare contenuti unici e stimolanti per il tuo pubblico, anche se non sei un esperto nel campo dell'intervistato. Inoltre possono aumentare il tuo livello di autorità semplicemente grazie all'associazione che il tuo pubblico farà tra te e l'intervistato. Quindi più famoso è l'intervistato, più tu ne avrai anche un vantaggio da questo punto di vista. Non solo però, puoi anche stabilire una relazione con la persona che stai intervistando e questo ti può portare a ulteriori opportunità di crescita per te in futuro. Ma condurre interviste, specialmente interviste audio o video, non è assolutamente facile. Per creare un'intervista che sia degna di essere fruita da parte del tuo pubblico, la responsabilità, perdonami, ma è tutta nelle tue mani e non riguarda solo il fare le domande giuste. Si tratta, ascolta un po', di mostrare interesse genuino, creare un flusso e una vibrazione positiva, essere sinceri e premurosi, approfondire i temi, chiarire ciò che non è chiaro, raccogliere storie interessanti, evitare situazioni imbarazzanti, tutto contemporaneamente. Ok, se tutto quello che ti ho detto finora è chiaro e te la senti, sei una persona coraggiosa, ecco dunque i miei 10 consigli per condurre una buona intervista. Prima dell'intervista cerca di conoscere meglio la persona che stai intervistando, esplora il suo lavoro, il suo stile, in modo da poter creare domande pertinenti e interessanti. Non dimenticare però di testare la tua attrezzatura di registrazione, per assicurarti ovviamente che tutto funzioni correttamente. Prepara una lista di domande che possono fungere da linea guida per l'intervista, ma ti consiglio di essere flessibile nel seguirle e di aggiungere domande di approfondimento pertinenti in base appunto all'andamento della conversazione. Assicurati di avere una buona qualità audio e video durante l'intervista. Una qualità scadente, infatti, come puoi immaginare, può rovinare anche un'intervista fantastica. Quindi fai del tuo meglio per garantire che la registrazione e la produzione siano di qualità, ovviamente nel limite delle tue competenze e del tuo budget. Prima di tutto, ricorda che il tuo pubblico è la tua priorità principale, quindi devi concentrarti sull'ottenere risposte significative dalla persona che stai intervistando per generare valore per il tuo pubblico. Per ottenere le migliori risposte dalla persona intervistata è importante creare un ambiente confortevole anche se siete in città, regioni o nazioni differenti. Lo so che è complesso, ma devi farlo. Comunica in anticipo, magari che si tratta di una conversazione informale tra due persone, e cerca di entrare un po' in empatia con l'intervistato. In questo modo lui si sentirà di sicuro più a suo agio. Assicurati che la persona conosca i dettagli dell'intervista e se lo desidera, cosa che a me sinceramente non fa impazzire, mostra le domande in anticipo. Mostra gratitudine per l'opportunità di intervistare quella persona e presentala al tuo pubblico in modo entusiasta, illustrando soprattutto tutti i vantaggi di quell'intervista. Durante l'intervista ascolta attentamente la persona che stai intervistando. Non limitarti a leggere le domande in modo meccanico. Sii coinvolto nella conversazione e mostra interesse genuino. Spesso momenti preziosi possono emergere anche dalle storie laterali o dai dettagli, quindi l'ascolto attivo ti aiuterà a cogliere tutte le opportunità per rendere l'intervista molto più dinamica. Evita di prendere il controllo dell'intervista e lascia che la persona intervistata parli il più possibile senza interruzioni. Dai spazio per condividere la sua storia, rispondere alle tue domande in modo approfondito. Devi essere sempre attento durante la conversazione, ma evita di diventare scortese o di fare lunghi monologhi. Cerca di andare oltre la superficie, cerca di capire veramente perché la persona fa ciò che fa. Sii interessato alla sua storia, ai suoi motivi, alle sue esperienze. Questo livello più profondo di comprensione renderà di certo l'intervista molto più interessante e coinvolgente sia per te, ma soprattutto per il tuo pubblico. Come intervistatore, evita di fare domande chiuse, ovvero quelle domande che generano risposte tipo sì, no.
ma fai domande aperte. Evita di fare più di una domanda alla volta o di annunciare in anticipo la tua prossima domanda. Quindi cerca di essere rispettoso nei confronti del tuo pubblico e della persona intervistata. Mantieni la tua attenzione presente durante l'intervista, ascolta attivamente e sii coinvolto nella conversazione. Alla fine ti devi divertire. Sì, ti devi divertire durante l'intervista. Quando ti diverti, infatti, si crea un'atmosfera molto più rilassata e piacevole sia per te, ma anche per la persona che stai intervistando. E questo si riflette nella qualità del contenuto che stai generando. Quindi goditi l'esperienza, crea nuove relazioni e genera contenuti di valore per il tuo pubblico. Bene, spero che questi consigli possano essere utili per creare interviste più coinvolgenti, più interessanti non solo per te, ma soprattutto per il tuo pubblico. Se hai domande, dubbi, curiosità, come al solito, commenta questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Per ora grazie, noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao!